Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e oggi parlo a voi, proprio voi che odiate la Les Paul. In questo video infatti vi porterò un'alternativa super interessante perché è una chitarra in stile Les Paul, ma con alcune differenze che potrebbero renderla adatta anche alle tue caratteristiche. E sono tutte cose che magari non trovi su una Les Paul tradizionale. Contemporaneamente però il sound generale dello strumento possiamo dire che non viene completamente stravolto e quindi se stai cercando anche una versione un pochino più low budget, perché anche una Gibson Les Paul di quelle più economiche non è comunque abbastanza economica, questa chitarra possiamo definirla come best buy. Ho chiesto ai ragazzi di Musical Store 2005 di mandarmi la chitarra che vedrete tra poco perché le Les Paul, ok, sono bellissime, ma chi cerca qualcosa di simile, quali alternative può avere? Quindi, visto che combatto sempre per voi per portare tutte le chitarre che mi chiedete sul canale, vi chiedo di lasciare un bel like a questo video, iscrivervi al canale con la campanella così non vi perdete nessun video dei prossimi 100 anni. Infatti sul sito di Musical Store 2005 ho ordinato questa bellissima PRS SE 245 Standard. Allora, sicuramente stiamo parlando di una chitarra che è in stile Les Paul, essendo una single cut, che significa con una sola spalla mancante. Però diciamo che come PRS ci ha abituato con tanti altri modelli, questa chitarra fa leva su alcune caratteristiche che su una Gibson Les Paul possono essere considerate quasi dei difetti. Sì, ho detto che la Les Paul ha dei difetti. Partiamo dalla cosa che spesso fa allontanare tanti chitarristi da quella meravigliosa chitarra, il peso. Questa PRS infatti, essendo un pochino più sottile e di stampo ovviamente un po' più moderno, perde sicuramente qualche chilo rispetto alla sorella marchiata Gibson. Non troppi, ma qualcuno sì. Tutto però senza rinunciare ai legni tipici e caratteristici di quel modello, ovvero il mogano per quanto riguarda sia il corpo che il manico. La tastiera in questo caso è in palissandro, cosa che come sapete su chitarre di questa fascia di prezzo è veramente una cosa super ma super gradita. So già che tu nei commenti stai scrivendo ma quello non è il palissandro, quello vero, quello bello. Grazie, lo sappiamo, è pur sempre palissandro. Non possiamo dire che sia tipo una polenta. Poi che non sia la stessa qualità di palissandro, ok, ma stiamo parlando anche di una chitarra da poco più di 500 euro. Tutto questo aiuta la PRS a non perdersi e non allontanarsi troppo da quello che è il sound tipico della Gibson Les Paul. Un'altra cosa che possiamo dire su questa 245 Standard è che ha ereditato dalla Les Paul anche la struttura generale di tutta l'elettronica. Infatti troviamo i classici due humbucker che su questo modello di PRS non sono splittabili, il classico selettore a 3 vie posizionato sulla spalla e i 4 potenziometri che sono 2 volumi e 2 toni, però disposti in modo diverso. Di questa cosa ne ho parlato anche in questo video, in cui provo la versione Tremonti americana, praticamente in edizione limitata di questa chitarra. Diciamo che fino ad ora abbiamo una Les Paul un po' più moderna, che è dimagrita di qualche chilo e per tanti già questo potrebbe essere sufficiente, ma non è finita qui. Tornando al discorso pick-up di prima, questa PRS monta 2 humbucker che sono i 245S. La differenza rispetto agli altri modelli di PRS è che su questo modello, anche se è il modello standard, non sono splittabili. Al contrario, sulla Standard 24 e sulla Custom 24 abbiamo degli humbucker che sono splittabili e quindi suonano come dei single coil. Questa caratteristica dà alla chitarra un carattere tutto suo, molto particolare e molto simile a quello della Les Paul tradizionale. Puoi plasmarlo, modificarlo con gli effetti, con gli amplificatori, però non cambia.
Allora, il manico. Qui abbiamo un'altra cosa che per chi è in dubbio sulla scelta di una Les Paul è molto importante. Come sappiamo, i manici di Gibson, per quanto riguarda i modelli single cut, possono essere divisi in due categorie. Il manico 50s, che è il classico manico Gibson stile mazza da baseball che ti riempie la mano, veramente importante e per tanti decisamente scomodo, e il manico 60s, che è l'esatto opposto, ovvero un manico molto sottile, piccolo e che rende lo strumento sicuramente un pochino più comodo. Ecco, ad esempio la mia Standard ha proprio quest'ultimo manico ed è stata una caratteristica non da poco quando è stato il momento di scegliere. Su questa 245 abbiamo un manico che possiamo considerarlo una via di mezzo tra i due. Questo manico mi risulta sicuramente un pochino più sottile, quindi orientato magari verso il 60s, ma la tastiera e in generale il manico li sento più ampi, cosa che mi ricorda invece il manico 50s delle Les Paul. Diciamo che in termini di suonabilità sicuramente questa chitarra non delude, anche perché già solo il fatto che possiamo suonarla per delle ore in piedi con la tracolla senza poi finire dal fisioterapista a farci rimettere in piedi è un gran bel pro. Una cosa particolare di questa chitarra rispetto alle Les Paul è sicuramente la scala, perché su questa chitarra abbiamo una scala che, preparati, è da 24,5 e non il classico 24,75 a cui siamo abituati. Qui la scala è ancora un po' più corta. Questo inevitabilmente rende la chitarra ancora più morbida delle Gibson Les Paul. Già questa cosa è un pro su quelle chitarre. Su questa possiamo dire che lo amplifica ancora di più, però c'è da stare attenti. Essendo una scala ancora più corta, le corde, come vi ho detto un attimo fa, sono un pochino più morbide e quindi rischiate di fare la mia fine. Quando ho registrato le demo di questo video, infatti, mi sono accorto che tutti i bending che tiravo li tiravo un pochino di più, erano sempre leggermente crescenti. Tutto perché la mia mano è abituata a tirare delle corde che sono un pochino più dure. È la prima volta che mi trovo in mano una chitarra con la scala da 24,5. Sempre parlando di suonabilità, abbiamo anche il Radius da 10, che combinato a tutte le altre caratteristiche rende questa chitarra super suonabile ed è molto piacevole in tanti generi musicali diversi. Come vi dicevo prima e come avete anche notato dalle demo, il suono è molto in stile Gibson, con ovviamente quel tocco di modernità a cui PRS ci ha abituato negli anni. È una cosa che possiamo sentire sulle serie Standard e Custom 24 e la troviamo anche sulla SE Silver Sky, che si potrebbe dire essere una brutta copia di una Strato ma che in realtà non lo è. Ha un carattere tutto suo, che poi questo carattere derivi direttamente dal tono vintage Stratocaster con quel tocco di modernità, siamo tutti d'accordo. La prova ce l'hai in questo video. Il buon Ale Barbetti di Gastube ha fatto una prova che devi sentire. Ecco, la stessa cosa si può dire anche di questa chitarra. La rotondità tipica di questo stile resta invariata, complici i legni dello strumento e lo stile costruttivo, ma il tutto viene modernizzato con l'aiuto dei pick-up. Infatti questi humbucker 245S sono uno spettacolo. Per quello che costa questa chitarra fanno anche decisamente troppo. Come ho detto prima, la caratteristica principale è questo tocco di moderno che riescono a dare al sound storico dello strumento. Questa PRS offre delle sonorità super nitide che possiamo sfruttare sia nei generi musicali più moderni, ma anche in cose un pochino più vintage.
A me questi pick-up sono piaciuti tantissimo e voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Diciamo anche che rispetto alla versione standard 24 ci sono alcune differenze, anche se restiamo più o meno nella stessa fascia di prezzo. Ad esempio, la scala passa da 25 a 24,5 e poi la chitarra perde anche l'uso della leva. Infatti troviamo montato un bellissimo stop tail PRS che è fatto veramente bene. La caratteristica particolare di questo ponte è l'attacco delle corde, che viene fatto con la tecnica del wrap around. Questo rende le corde ancora più morbide. Sembra di suonare il burro, raga. Questi sono i motivi per cui se normalmente odi la Les Paul tradizionale, questa Les Paul potresti ritrovarti ad amarla alla follia. E io ringrazio tantissimo i ragazzi di Musical Store 2005 che me l'hanno mandata per parlarvi di tutte queste cose stupende. Io vi ricordo che se questi video vi piacciono potete lasciare un like qui sotto, iscrivervi al canale con anche la campanella e lasciare anche un bel commento. Raccontatemi la vostra giornata. Questo è l'errore più grande perché mi troverò dei papiri che non finiranno mai. Ma soprattutto, per qualsiasi curiosità tu possa avere su tutte le chitarre che vedi sul canale, vieni a trovarmi su Twitch. Trovi il link qui sotto così potrai farmi tutte le domande e io ti risponderò in diretta.